Ciao ragazzi, io sono Giuseppe e questa è la guida dedicata interamente ai modem. Qui sotto, linkata in descrizione, troverete la playlist che contiene tutti quanti i tutorial, pertanto dategli un'occhiata. Se vi va di sostenermi, iscrivetevi al canale, lasciate un like soprattutto. Se vi va di supportarmi in maniera più profonda, più sostanziosa, abbonatevi al canale così vi potrò portare sempre contenuti migliori. Seguitemi su tutti quanti i miei social network, sempre qui sotto linkata in descrizione c'è la chat di supporto per qualsiasi problema, dunque mi potrete contattare gratuitamente, ci saranno anche altri utenti pronti ad aiutarvi e se volete c'è anche il link al canale Telegram delle offerte dove potrete trovare offerte, codici sconto, minimi storici, segnalazioni di errori di prezzo, ma anche segnalazioni di offerte warehouse Amazon. Ragazzi, credetemi, ne vale davvero la pena. Non mi dilungo oltre e andiamo al tutorial. In questo tutorial, ragazzi, voglio mostrarvi come andare a cambiare la password del Wi-Fi, perché di solito, una volta effettuato l'accesso sul nostro modem, una volta presa confidenza con tutte quante le impostazioni, la prima cosa che una persona vuole fare è quella di cambiare la password del proprio modem. La password, ma anche potrebbe voler cambiare proprio il nome della rete, quello che viene chiamato SSID. Infatti io se vado a cliccare qui, vedete, trovo un nome che va ad indicare la mia rete. In questo caso il mio SSID al quale sono collegato è TIM, questo numero, Smart 5 GHz, perché l'ho chiamato io in questa maniera, altrimenti qui troverete il nome predefinito e ragazzi lo trovate scritto sull'etichetta apposta dietro il vostro modem. Solitamente sui vecchi modem la password non era impostata, quindi potevate accedere tranquillamente alla connessione senza inserire alcune password, oppure c'era nei manualetti di utilizzo, quindi la dovreste conoscere, ma nessun timore amici, qualora non conosceste la password del wifi per poter accedere al pannello di controllo, vi basterà semplicemente collegare il vostro computer con il cavo Ethernet al modem ed eseguire appunto la procedura di accesso con 192.168.1.1 o con altri parametri, quelli spiegati nel video su come accedere al pannello di controllo. Perfetto, detto questo, allora per poter cambiare la password del nostro wifi dobbiamo andare nella sezione che va a gestire appunto la nostra rete, in questo caso rete locale. Rete locale, ragazzi, che può essere sia wifi appunto sia LAN. Per ora lasciamo perdere questi altri parametri. LAN, Local Area Network, vale a dire è la connessione con cavo. Wireless Local Area Network è quella che funziona senza fili. Posizioniamoci dunque su VLAN, quindi su Wireless Local Area Network. Vi faccio vedere anzitutto che possiamo attivare o disattivare una singola rete. Per il momento non andiamo a vedere questi altri parametri, non ci interessano. Perfetto, abbiamo attivata la connessione a 2,4 GHz e a 5 GHz. Per poter cambiare la password o il nome, l'SSID della nostra rete, clicchiamo qui su configurazione VLAN privata. Ovviamente dovrete trovare sul vostro modem qualcosa di simile. Vedete abilitazione Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz, quindi anche qui posso abilitarla o disabilitarla, ma per dire semplicemente che la rete può essere la stessa per tutte e due. Che cosa faccio allora? Nome SSID, l'ho chiamato Vodafone 5 GHz 48 eccetera. Perché? Perché avevo dei vecchi dispositivi connessi sul vecchio modem. Cambiando questo nome e mettendo il vecchio non devo andare a reinserire nuovamente la password su ogni dispositivo, quindi ho inserito questa. Poi posso andare, vedete, a scegliere se nascondere oppure mostrare l'SSID. Ovviamente noi dovremo tenerlo visualizzato. Tipo crittografia, qui potremo scegliere, ma io vi consiglio di lasciare la più recente, che è questa WPA2 PSK AES. Se trovate TKIP è la crittografia precedente meno sicura, però ragazzi potreste doverla inserire qualora alcuni vecchi dispositivi non riescano a connettersi al vostro modem. E qui ecco finalmente passphrase WPA. Questa è la password del modem.
Chiaramente qui è crittografato ragazzi, ma la password è lunga, solitamente quella che c'è sull'etichetta del modem. Voi dovrete semplicemente andarla a cambiare, scegliere dei parametri e poi andare ad applicare le modifiche. È chiaro ragazzi che in questa configurazione 2,4 GHz e 5 GHz, entrambe selezionate, il modem automaticamente sceglierà quale connessione è migliore per i dispositivi. Però io vi consiglio di separarle ragazzi qualora aveste dei dispositivi domotici, perché alcuni funzionano solo sul 2,4 GHz e potrebbero crearsi interferenze. Per poterlo fare si va in questa sezione Band Steering, vedete possiamo andare a disattivare la funzione Mesh oppure mettere off Band Steering per poter avere le reti separate. Ma anche qui ragazzi non mi ci soffermo perché non è lo scopo di questo video. Dunque ripeto, qui potrete andare a cambiare il nome della vostra rete e la password. Chiaramente dovrete fare applica e anche qui discorso simile al precedente tutorial. Ogni modem può reagire in maniera diversa, nel senso che alcuni si configureranno subito, altri ci metteranno un po', altri addirittura si riavvieranno completamente. Nel caso di modem fibra possono volerci anche 5 minuti per il riavvio completo, dunque non preoccupatevi di questo.